Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gurumet Asian Food. Oggi torniamo in India per preparare uno dei piatti più diffusi in questa nazione. Sto parlando del maiale vindaloo, un piatto indiano ma di origine portoghese. È un piatto estremamente speziato e gli ingredienti che lo compongono sono facili da trovare ma innumerevoli. Non prendete paura, andiamo a vederli uno per uno e poi ci mettiamo a lavoro. Let's go! Ecco tutti gli ingredienti per la ricetta di oggi. Come vedete sono tantissimi, andiamo quindi a vederli ad uno. Per cominciare la nostra ricetta avremo bisogno del maiale, circa 600 grammi, io utilizzo la parte della spalla. Per quanto riguarda gli ingredienti secchi, le spezie, avremo bisogno di un sacco di cose. Cominciamo con 5 grammi di peperoncino cashmere, ovvero peperoncino essiccato dolce, 2 baccelli di cardamomo verde, mezzo cucchiaino di chiodi di garofano, un cucchiaino di grani di senape, mezzo cucchiaino di pepe nero in grani, un cucchiaino di semi di coriandolo, una stecca di cannella, mezzo cucchiaino di curcuma, un cucchiaino di paprika dolce, 2 cucchiaini di cumino in polvere e un cucchiaino di fieno greco in polvere. Per gli ingredienti freschi avremo bisogno di 5 spicchi d'aglio, 2 peperoncini piccanti, un cucchiaio di pasta di tamarindo e circa 20 grammi di zenzero fresco, 2 belle cipolle, un cucchiaio di zucchero di canna e un ciuffetto di coriandolo fresco, l'ultimo ingrediente facoltativo, 2 cucchiai di olio di semi, 3 cucchiai di aceto di mele e 2 cucchiai di sale fino, 180 grammi di riso basmati. E dopo aver preparato tutti i nostri ingredienti possiamo cominciare la nostra ricetta che divideremo in 4 fasi: la marinatura della carne, la cottura del riso, la preparazione vera e propria del piatto e per finire l'impiattamento. Per prima cosa scaldiamo una padellina antiaderente e andiamo ad aggiungere alcune delle nostre spezie, esattamente il peperoncino cashmere, il cardamomo verde, i chiodi di garofano, il coriandolo in grani, il pepe nero in grani e i semi di sesamo e lasciamo tostare velocemente. Continuiamo a mescolare, evitiamo di bruciare chiaramente i vari ingredienti. Questa operazione serve per sprigionare gli aromi di tutte le nostre spezie. Dopo 2-3 minuti, quando l'aroma comincerà a essere molto percettibile, andiamo a togliere la padella. Allora, dopo aver messo le nostre spezie appena tostate in un blender, in un mixer, aggiungiamo anche il cumino macinato e il fieno greco, sempre in polvere, e frulliamo il tutto. Dovremmo ottenere una polvere, come vedete, molto fina. Ripetiamo l'operazione questa volta con gli ingredienti crudi, quindi l'aglio, lo zenzero, il peperoncino, la pasta di tamarindo, l'aceto di mele e il sale. E frulliamo tutto. Otterremo una marinata piuttosto liquida. Bene, adesso non ci resta che marinare la carne. Allora aggiungiamo al nostro maiale le spezie appena ottenute, il mix di spezie appena ottenute, il cosiddetto rub, e la marinata liquida. Mescoliamo bene, massaggiando il tutto. Tutta la carne deve essere chiaramente ricoperta dalla marinata. Una volta terminata questa operazione, la nostra carne deve riposare in frigo per almeno una notte, meglio ancora 24 ore.
Cominciamo come al solito dal nostro riso, bacinella, passino, andiamo a mettere il nostro riso basmati, acqua fredda, mescoliamo per far uscire l'amido in eccesso, eliminiamo l'acqua e ripetiamo l'operazione per altre 3 volte. Andiamo a mettere il nostro riso lavato nella cuociriso, aggiungiamo 270 g d'acqua, ovvero 1,5 volte il peso del riso, un pizzico di curcuma, mescoliamo e lanciamo la cottura. Come al solito ci vorranno 15-20 minuti perché il riso sia pronto. Dopo aver sbucciato le cipolle andiamo a tagliarle a fettine, non troppo spesse ma neanche troppo sottili. Scaldiamo un capiente wok ed aggiungiamo il nostro olio. Una volta l'olio ben caldo, aggiungiamo la stecca di cannella e lasciamola soffriggere per 1 minuto. Passato questo tempo andiamo ad aggiungere la nostra cipolla e mescolando facciamo cuocere per circa 10 minuti. Una volta arrivati a questo punto, quando la cipolla sarà bella caramellata, spingetela in un lato del vostro wok e aggiungete paprika e curcuma. Mescolate velocemente e mescolate con la cipolla, in modo da non far bruciare, deve essere veramente un movimento rapido. Aggiungiamo quindi la carne che ha marinato un giorno o comunque una notte e mescoliamo bene. Abbassiamo un pochino il fuoco e continuiamo a mescolare. Continuate a cuocere, sempre mescolando, finché la carne non comincia a far uscire un po' del suo liquido. A questo punto, quando comincia a fuoriuscire un po' il liquido di cottura della carne, tenendo il fuoco abbastanza basso, coprite con un coperchio e lasciate cuocere mescolando di tanto in tanto per 20 minuti. Andiamo a controllare nel frattempo il nostro riso, che come vedete è pronto, bello giallo. Lo mescoliamo un pochino per sgranarlo. E lo lasciamo tranquillamente al caldo, pronto per l'impiattamento. Passato questo tempo, quindi più o meno 20 minuti, andiamo a togliere il coperchio. Come vedete si è formata piuttosto tanta umidità nel nostro ragù di maiale. Aggiungiamo a questo punto il nostro zucchero di canna. Continuiamo a mescolare alzando un attimino il fuoco in modo che lo zucchero caramelli e colori un poco il nostro maiale. Continuate questa operazione per circa 5 minuti. Passato questo tempo, eliminate la vostra stecca di cannella e aggiungete circa 250 ml di acqua calda. Continuate la cottura del vostro maiale a fuoco basso e con il coperchio per circa 1 ora e mezza, controllando che ci sia sempre acqua e mescolando di tanto in tanto. Allora, passato questo tempo, controlliamo il nostro maiale che chiaramente sarà cotto. Come vedete la salsa si è asciugata, si è ristretta e il nostro maiale, la nostra pietanza è pronta per essere degustata. Questo è uno di quei piatti che però se lo lasciamo riposare, quindi se lo mangiamo qualche ora dopo, ancora meglio il giorno dopo, è nettamente più buono.
E anche questa volta siamo arrivati al momento dell'impiattamento. Allora, con l'ausilio di una coppetta, per dare una forma di semisfera al riso, andiamo a posizionare quest'ultimo nel piatto. Andiamo poi a mettere un po' del nostro maiale Vindaloo vicino al riso. Aggiungiamo un po' di coriandolo, di foglie di coriandolo spezzettate, sempre chiaramente facoltativo, un piccolo ciuffetto di coriandolo per guarnire e un po' di paprika rossa, un filetto in parte per dare un po' di colore al piatto. Ed ecco pronto il nostro maiale Vindaloo. Acibuk! Ed ecco fatto, finita anche questa speziatissima ricetta indiana che, come avete visto, non è complicata, è effettivamente però un po' lunga. Mi raccomando, attenzione al dosaggio delle spezie, è l'unico passaggio veramente delicato di tutto il procedimento. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, spero che il piatto vi sia riuscito bene e lo abbiate apprezzato. Mi raccomando, continuate a seguire il mio canale Gurumeto Asian Food, scrivetemi se avete qualche domanda, qualche curiosità, mettete un piccolo like, condividete e io vi aspetto domenica prossima per una nuova ricetta.